Benvenuti nella ridentissima Verona alle 9 di mattina. Sto prendendo il treno per andare a Milano a trovare degli amici. Io ho il terrore di perdere il treno, quindi se mi vedi guardare da quella parte è perché continuo a guardare che non stia arrivando. Non so te, ma io sono quel tipo di persona che va all'aeroporto 3 ore prima perché ho l'ansia che ci sia traffico per strada o che esploda qualcosa sulla strada e quindi arrivo in ritardo, non lo so. E allo stesso modo sono in anticipo in stazione pensando perché non registrare il video qua. Tanto ormai registrare in pubblico dovrebbe essere easy, no? Sono il più lontano possibile dal finale dalle altre persone e comunque quando vedo passare il treno mi imbarazzo. Comunque, questo non sarà un video guida sulla Slovenia, cioè non aspettarti le 10 cose che puoi vedere in Slovenia, che cosa puoi mangiare in Slovenia, per quello c'è l'altro canale magari YouTube in inglese dove faccio vedere un riassunto delle cose che faccio anche in live. Inoltre ho fatto 10 giorni in Slovenia, quindi non mi sembra di potermi permettere di poterti raccontare cosa vuol dire fare la digital nomad in Slovenia, anche perché in realtà ho fatto una vita molto da turista in Slovenia. Non ho abitato in Slovenia. Sono passata per la Slovenia. Questo è più un diario di quest'ultimo mese e di come la Slovenia abbia effettivamente fatto qualcosa in me. Lo dico subito, io sono partita con dei preconcetti sulla Slovenia, anche abbastanza forti, infatti non avevo mai minimamente pensato di andare in Slovenia prima di questo gennaio. La cosa che mi ha stupito di più è stato quanto velocemente io sia riuscita a ricredermi sulla Slovenia in sé, cioè forse in meno di 24 ore. Dando un po' di contesto, sono partita il 10 di gennaio con uno zainone enorme sulle spalle, mai più. Ho capito che ho 30 anni e non me lo posso più permettere. Non è il mio treno questo, vero? Speriamo, perché sennò casino. No, dai, anche il binario è sbagliato. Ok. Non so quanto casino faccia il treno per voi. Comunque, ho fatto 4 giorni a Lubiana, la capitale, poi 2-3 giorni a Bled, 2-3 giorni a Bohin e poi sono ritornata a Lubiana, nella capitale. Fin da subito avevo in testa questa idea della Slovenia come un posto abbandonato. Non so perché. Cioè, nella mia testa, non in senso offensivo, nella mia testa era un posto, sì, carino, ma un po' vuoto, un po' ex Jugoslavia. E lo so che è un preconcetto e non è per niente un'opinione informata. Ne sono pienamente cosciente. Però lo dico perché è proprio questo il punto. Mi chiedo quanti posti non sono andata a vedere perché non li ritenevo abbastanza validi, semplicemente per un preconcetto che avevo in testa o per immagini che ho visto online o per idee di amici che mi hanno passato. E poi c'era un altro preconcetto, che per me forse era la cosa più importante che mi stava tenendo lontana dalla Slovenia, ovvero le persone. Le persone in Slovenia me le aspettavo molto chiuse, riservate sulle loro, molto fredde. E non, ovviamente non perché sono cattive, perché molto spesso i paesi del centro-nord Europa hanno un po' quelle vibe. Non ti invadono, non ti cercano, non ti stanno addosso. E pensavo sarebbe stato così. Vuoi vedere il treno? Guardalo che carino. No, non è sicuramente il mio perché passa in mezzo. Guardalo che carino il treno. Adesso lei dietro mi ammazza perché ho girato la cam e dovrò rimetterla in modo per essere giusta e precisa, ma non lo sarà mai. Carino il treno! Editor non mi odiare, spero sia giusta. Vabbè, partiamo dall'inizio. Prima di partire per la Slovenia ero in un periodo un po'... Ah, a proposito, prima ho trovato una borsa gialla incustodita, sono andata al tizio della sicurezza e ho detto scusi, ho visto una borsa incustodita! Arriva e io pronta a vedere che l'avrebbe presa, maneggiata con cose per la sicurezza, la prende con le mani e la butta via. Ma ci fosse stata una bomba, boh! Prima di partire io ero in un periodo un po' strano, un po' di ansia esistenziale. E probabilmente l'hai visto anche nel mio video precedente, che ancora stava crescendo, cioè ancora stavo maturando quel pensiero. Perché mi rendo conto che viaggiare così spesso mi allontana dalle persone, perché è ovvio. Ok, non sempre, perché spesso vado a incontrare amici, ho un'amica in Kenya che andrò a trovare a giugno, ho un'amica a Shanghai che andrò a ritrovare poi in futuro, quindi spesso mi riporta da persone, ma in un certo senso mi allontana da degli affetti stabili. Ogni volta che riparto sto scegliendo il lavoro, mi sto imponendo più spesso a scegliere gli amici, infatti oggi parto per Milano sì, ma per andare a trovare degli amici. E la scelta di andare in Slovenia non è stata così semplice, perché per andare in Slovenia ho messo da parte un altro viaggio che forse mi avrebbe avvicinata a qualcuno, però un'altra volta io ho preferito il mio lavoro. Tutti quanti mi hanno dato ragione sull'andare in Slovenia piuttosto che fare l'altro viaggio, non vi preoccupate per me, ma avevo costantemente il pensiero del ma ne vale la pena? Ma sto facendo bene? O sto diventando una di quelle persone che fugge sempre nel lavoro? E quindi ho prenotato il treno forse 3 giorni prima di partire e il giorno prima, mentre mi facevo la valigia, ero lì che pensavo ok, ma sto costruendo qualcosa. E in più, come se non bastasse, prima di partire ho avuto anche un problema tecnico, definiamolo. Il mio editor delle clip
si è dovuto allontanare. Quindi già avevo l'ansia di partire. In più mi sono ritrovata in questa situazione caotica sul lavoro e ha reso tutto molto più confuso e difficile. E poi io sono fatta così che quando mi viene l'ansia mi irrigidisco, mi dà fastidio tutto e comincio a odiare tutto quanto e quindi dico basta, non voglio più partire. Quindi il giorno prima ero lì, no, perché io ho deciso di partire, non sarei dovuta andare poi in Slovenia con le persone fredde, ma che cosa mangerò poi in Slovenia? Non avevo proprio voglia di partire. Arrivo a Lubiana con questo zaino enorme che mi pesava tantissimo, che mi stava dando fastidio, con tutte queste cose per la testa e la prima cosa che mi ha colpito non è stato il castello, non è stata una piazza, un panorama, ma è stata una cosa molto umana. Non ho fatto quasi neanche in tempo ad arrivare alla stazione, a mettere il piede giù dall'autobus, che dei ragazzini mi hanno fermato. Ma sei su Twitch? Potete immaginare il tipo di ragazzino, fai 18 anni, forse 20, quindi immaginatelo. E io mi sono irrigidita perché so già come reagiscono i ragazzi magari in Italia quando dico che sono su Twitch e quindi ero pronta a mutare la live per non sentire bestemmie, ero già pronta col dito. E invece questi erano dei ragazzotti un po' scappati di casa, ma simpaticissimi, che mi hanno fatto ridere da morire i primi minuti in cui ho messo piede in Slovenia. E non è stata una singola volta, mi è successo più volte che persone si sono messe a interagire con me e magari anche con la live in maniera educata ma simpatica, molto gentili e ti giuro mi facevano morire da ridere, ma rispettosi. E quindi dopo questa primissima interazione ho cominciato già subito a rivalutare le vibe in Slovenia. Ho detto, ma quindi erano quei ragazzi ad essere particolari o tutti quanti in Slovenia si relazionano così con gli stranieri? Un paio di giorni fa vi ho anche chiesto su Instagram che cosa voleste sapere del mio viaggio in Slovenia e queste erano delle domande principali. Mi avete chiesto della sfera sociologica, questo forse è troppo rumoroso. Ah, sta arrivando il treno. Spero di riuscire a continuare a registrare sul treno, di non sentirmi troppo in imbarazzo. Vabbè, questa è una delle domande che mi avete fatto più volte su Instagram. Come sono le persone dal punto di vista sociologico? E ovviamente non sono una sociologa, ma mi sono sentita abbastanza al sicuro in Slovenia. Cioè, nel senso, non posso prometterti che non succede mai nulla perché non ci ho vissuto. Ci sono stata al massimo 13 giorni. Però in ogni situazione non mi sentivo mai del tipo, oddio, adesso mi devo difendere. Poi magari mi sono sentita in altri paesi. Ho avuto anche un'interazione con una persona un po'... forse sotto qualche tipo di droga o alcolico. Ed è comunque stata un'interazione bellissima e simpatica. Cioè lui che mi miagola, io che gli rispondo abbaiando e mi sentivo comunque al sicuro. E la gentilezza non era soltanto dalla parte delle persone casualmente per strada, ma anche nei negozi, nei ristoranti. Non ho mai trovato una persona fastidiosa. L'unica è stata tipo forse la receptionist in un hotel, ma in realtà non era scontrosa, semplicemente aveva la faccia rilassata e la sua faccia rilassata era... E quindi quando le parlavo non capivo se le stessi sul cazzo o se semplicemente era tranquilla, perché poi dopo le facevo le domande e la sua reazione era "Oh yes, sure, you can do this and this and this and that". E poi tornavo con questa faccia pietrificante. Boh. E poi c'è stato quest'altro esempio che secondo me è stato emblematico del viaggio, dove sono andata a fare un'esperienza a cavallo in mezzo alla neve, bellissimo, fantastico, e in un posto un po' lontano dalla città, quindi per arrivarci volevo prendere l'autobus, però poi l'autobus abbiamo avuto dei problemi di comprensione, quindi non mi ha portato dove doveva portarmi, quindi ho dovuto prendere il taxi. E quando sono arrivata là ho raccontato di questa situazione alle persone lì nel maneggio, mi hanno detto beh, ma al ritorno ti portiamo noi senza nessunissimo problema, chiamiamo il capo e gli diciamo di venire a prenderti e di riportarti in città. Gratis. E ho passato il tempo in macchina, che sarà stata 20 minuti, forse quasi mezz'ora, in macchina con questo signorotto, con questo signore sloveno a parlare più o meno, quello che riusciamo a capirci, di che cosa fare in Slovenia, di che cosa andare a vedere. Ed è stata una buona interazione bellissima. E lo so che qualcuno mi dirà, vabbè, ma anche in Italia succede, non è niente di straordinario. Lo so. Però ti dico, quando fai viaggi in paesi all'estero, dal quale magari anche ti aspetti un po' più di freddezza, e invece ricevi tanto amore, tanto supporto, tanto calore dalle persone, un po' ti stupisce, soprattutto se stai viaggiando da solo. E quindi questo viaggio già per questo mi è servito molto. Perché spesso ti rendi conto che puoi incontrare persone buone e gentili e che in alcuni posti è la normalità, che non devi perennemente essere allerta quando viaggi, ovviamente evitando di essere stupidi e facendo cazzate o di sfruttare questa cosa a tuo vantaggio. Ok, adesso passiamo alla Slovenia più fisica,
Sono stata a Lubiana, quindi i primi 4 giorni, poi gli ultimi giorni, e Lubiana mi è piaciuta da morire. I primi giorni sono arrivata ed era tutta innevata e sembrava un piccolo villaggio fantasy, perché immagini, c'è questo castello sulla collina che vedi dal centro città, tutto innevato, con il ponte, con i draghi. Bellissimo, secondo me è bellissimo da vedere. Sta arrivando il mio treno adesso, continuiamo poi dal treno, forse. Ok, scherzavo, mi sento molto a disagio in treno. Chi scrive ci strada a Milano. E niente, mi sentivo cringe in treno perché era pieno di gente. Non volevo farmi capire, più che altro perché facendo i video in italiano mi si capisce quando sono in Italia, quindi è più difficile. Comunque, stavo appunto parlando di Lubiana, di quanto sia pulita, e il fatto che io adesso sia nella stazione di Milano è proprio un contrasto enorme, perché in confronto Lubiana ci puoi mangiare per terra. E secondo me si capisce tantissimo di una popolazione dalla città, dal rispetto che hanno per le cose comuni, perché si capisce il senso di comunità che hanno dentro di loro. E questo l'ho visto molto in posti come per esempio Taiwan, il Giappone, ma anche in Svizzera. E rivederlo in un posto come la Slovenia mi ha veramente stupita. Poi Bled e Bohin. Bled bellissima, cioè letteralmente da cartolina. Considera che il lago di Bled è piccolino e all'interno c'è un'isola che è l'unica isola naturale in Slovenia, pazzesco. E poi c'è Bohin, che magari è un po' meno turistica rispetto a Bled, infatti mi hanno tutti detto che c'è molto meno turismo di solito, e per questo è anche molto più vuota, più lenta, e forse se non hai amici attorno, non hai persone attorno, non conosci i posti dove andare, la ritrovi anche molto più triste. Non sono qui per dirti quanto Bled e Bohin siano belle, perché per quello puoi andare su Google Immagini. Stanno arrivando per militari pure. Forse dovevo registrare in treno, sarebbe stato meno imbarazzante. Ma più che altro voglio raccontarti dell'effetto che mi hanno fatto. A Bled ero con questo zaino enorme ancora, che sembrava molto ridicola perché è quasi più grande di me. Mi vergogno tantissimo. Ed ero effettivamente molto stanca. Ero esausta e qualsiasi cosa mi dava fastidio. Quando sono stanca almeno io cambio come spendo, come vivo, come mi vivo le emozioni. Ti prendi un delivery in più, prendi un taxi in più e non pensi esattamente a tutte le spese che stai facendo. E per questo probabilmente ho speso anche più di quanto avrei dovuto spendere in questi 10 giorni. Di quanto ho speso in totale ne parliamo dopo. Poi c'è stato Bohin, come dicevo prima è un paese su questo lago bellissimo, però molto calmo. E quando vado a fare queste esperienze nella natura io spesso mi ritrovo in questa contrapposizione dove sì, ok, sono calma, ma allo stesso tempo mi ritrovo a dover affrontare me stessa. Ci sono molte meno distrazioni e in quel periodo lì mi trovavo proprio in questa emozione che ti dicevo all'inizio, dove la paura del futuro, delle relazioni, della contrapposizione col lavoro la sentivo veramente tanto. E quindi forse a Bohin l'ho sentita ancora di più. Anche per motivi di salute mi sono ritrovata a non fare live per 2 giorni, perché mi ero bloccata completamente la schiena, si stanno veramente facendo sentire i 30 anni. E quindi ho passato una giornata intera nella camera d'hotel da sola, senza poter fare nulla perché attorno non c'era nulla, a riflettere. E puoi immaginare quanto questo faccia paura, orca. Zio Pino. Quindi la Slovenia mi ha fatto bene anche perché mi sono costretta a ragionare su me stessa, a riflettere, a fermarmi, a non avere distrazioni. Cosa ritieni potrebbe mancarci di più da italiano? E vabbè, parte la domanda ovvia che è il cibo, però in realtà non ho sentito troppo la mancanza di cibo perché siamo talmente vicini alla Slovenia sia fisicamente sia con la cultura che io mi sono trovata da Dio col cibo e ho mangiato anche una buona pizza. Pensavo che in assoluto mi sarebbe mancata la spontaneità degli italiani, ma così non è stato. Ho avuto persone della community che mi hanno raggiunta per sedersi a un bar con me e chiacchierare e parlarmi ancora di più della Slovenia. Ho avuto sconosciuti che si sono messi all'interno della live giusto per chiacchierare. C'è stato anche un ragazzo che mentre mi trovavo al supermercato si è fermato per chiedermi cosa stessi facendo e mi ha introdotto tutto il cibo che si può trovare soltanto in Slovenia. Quindi sicuramente non ti mancherebbe la spontaneità degli italiani in Slovenia. E quindi la cosa più importante forse è che la Slovenia a me ha dato pace, e per alcuni magari pace vuol dire anche noia, perché hanno bisogno di esagerazione, di feste, divertimenti, perché ho scoperto che a Lubiana ci sono forse 2 discoteche in cui andare, quindi se stai cercando un posto dove andare a fare
festa matta, forse non è Lubiana il posto più adatto. Sì, ci sono vari pub, vari bar, ma se stai cercando l'Ibiza, non è in Slovenia. Ok, faccio anche la parentesi pratica perché so che è la cosa che spesso interessa di più, ovvero quanto ho effettivamente speso dal 10 al 23 di gennaio in Slovenia. Tutte le notti incluse ho speso 800 euro di hotel, considerando che a Bohin avevo colazione e cena inclusa, cosa che ho scoperto essere fondamentale perché a Bohin ci sono pochissimi ristoranti e sono tutti molto distanti tra di loro. Ho girato per questi posti della Slovenia senza macchina, prendendo gli autobus che, se posso dire, sono estremamente affidabili e non costano nemmeno tanto, e almeno d'inverno c'è sempre spazio. Mi hanno detto che invece d'estate è abbastanza pieno di turisti, quindi starci un po' più attenti. Magari d'estate avrebbe più senso andarci con una macchina propria, però d'inverno con gli autobus mi sono trovata da Dio, in orario, perfetti, puliti, da pagare con i contanti, e io odio i contanti. Ma in totale di tutto il viaggio ho speso 1700 euro, considerando che ogni giorno io dovevo fare qualcosa in live, ogni giorno dovevo portare un contenuto, quindi ogni giorno sono andata in almeno 2 musei, ho fatto almeno 2 attività, quindi trasporti, attività con i cavalli, tutte cose comunque extra, e considerando che viaggio da sola. Se sei fortunato da poter viaggiare con qualcun altro, che sia un amico o un partner, sicuramente la spesa diminuisce. Quindi se ti aspetti che la Slovenia sia uno di quei paesi economici da morire, forse ripensaci. Non è la meta super cheap che ti puoi aspettare. Sicuramente se ti piace la natura è una buonissima alternativa magari alla Svizzera, costando di meno, ovviamente non voglio mettere sullo stesso piano Svizzera e Slovenia, però dei miei amici sloveni mi hanno raccontato che per un periodo c'è stata questa idea che la Slovenia stesse cercando di presentarsi come un'alternativa alla Svizzera, la Svizzera jugoslava. Facendo un riassunto, ho speso circa 600 euro per cibo, ristoranti, eccetera, considerando anche una cena che ho fatto molto costosa perché sono andata a un ex ristorante Michelin. Poi ho speso 76 di trasporti, incluse sia il treno per arrivare fino a Lubiana, sia tutti i trasporti all'interno. La vita, l'intrattenimento, i musei, le attività, eccetera, ho speso circa 160 euro. Shopping per regali, cose per la community, ho speso circa 30 euro. La mia classica spesa in farmacia, perché ogni volta quando vado da qualche parte devo spendere dei soldi in farmacia, ho speso 82 euro. E come ti dicevo, quando sono stanca spendo di più. Quindi mi rendo conto che questa vacanza ho speso di più perché ero proprio stanca, perché arrivavo in stazione con questo zaino gigante e non avevo voglia di camminare 20 minuti con lo zaino gigante, quindi prendevo il taxi. Ho fatto proprio la pigra, ho fatto veramente la pigra in questo viaggio. E questo lo dico più che altro perché voglio essere sincera sul vero costo della Slovenia, perché voglio che ti fai un'idea di come veramente può essere viaggiare in Slovenia. Un'altra domanda che mi viene fatta spesso è come ho organizzato tutto, ovvero dove dormire, come trovare posti carini dove stare, che cosa vedere. Principalmente i ristoranti li trovo sempre attraverso Google Maps, li metto sempre in ordine di top rated, 5 stelle, top reviews. Faccio direttamente da Google Maps e cerco di affidarmi a quello principalmente sulle reviews, e a volte mi va molto bene, alle volte mi va veramente male, come è successo appunto in Slovenia, che ho dovuto mangiare delle costine marce, schifo. Invece per quanto riguarda gli hotel uso sempre Booking perché mi sono sempre trovata bene e ormai ho il Genius 3 e quindi mi danno alcuni sconti, non che sia qualcosa di fenomenale, però è un qualcosa di molto comodo. Magari non troverò le cose più economiche in assoluto, però è semplicità. È una questione di semplicità, c'è il signore che fischia per la partenza del treno. E poi invece perché cosa vedere principalmente chiedo alle persone o in live oppure quando vado in un ristorante o quando vado in un hotel, chiedo spesso consigli su che cosa vedere, perché so bene che alcuni posti sono estremamente turistici e non ne valgono la pena, e poi invece ci sono quei posti un po' più segreti, un po' più nascosti, e nessuno se non le persone locali ti sanno raccomandare meglio. Questa volta rispetto magari a altri viaggi che ho fatto in passato penso di essere migliorata con gli spostamenti, ne ho fatti soltanto 3, che sono comunque tanti, però sono soltanto 3, e questo magari ha influenzato in maniera positiva il costo, anche se comunque è elevato. Poi altra domanda tipica di noi italiani, il cibo. Come dicevo prima, la Slovenia è molto influenzata dall'Italia, quindi non ho mai avuto problemi esagerati di cibo. Vabbè che mangio anche di tutto io, però è facile trovare posti dove puoi mangiare un hamburger, la pizza, molto molto buoni, e anche i cibi tipici sono interessanti, sono molto buoni, mi sono piaciuti, anche se forse un po' pesanti, però se sei del nord Italia ne sei abituato. E poi c'è stata anche un'altra domanda che mi è stata fatta su Instagram, che mi viene fatta spesso anche su Twitch, mi viene spesso fatta un po' ovunque, una domanda che mi faccio anche da sola, e mi fanno i miei amici, mi fanno i miei genitori, mi fanno tutti quanti, che è: non ti rompi a stare sempre in live e mai per i fatti tuoi? Allora,
A volte sì, soprattutto quando ho iniziato a streamare, essere sempre in live mi mangiava dentro, mi stancavo da morire. Ero proprio esausta, dopo 5 ore live ero esausta, ma perché mettevo su una maschera. Con il tempo ho imparato ad essere sempre più me stessa e per questo devo ringraziare tanto la community che mi accetta anche per quando faccio schifo. Per me non è più un viaggiare e mostrare una determinata tipo di persona in live, ma è un viaggiare mettendo la telecamera di lato e mostrando quello che sto affrontando come se fosse un diario. Per questo mi è difficile esprimere sentimenti, perché è difficile esprimere sentimenti in live sapendo che non puoi dire tutto, però allo stesso tempo quello è il mio diario. E quindi mi trovo un po' in difficoltà alle volte. Mi è quasi più facile essere fuori con una telecamera piuttosto che essere fuori senza una telecamera, perché mi sembra di non raccontare niente a nessuno e mi chiedo dove effettivamente sono io e quale effettivamente sono io senza la live davanti. Questo magari è una cosa che posso approfondire nel prossimo video perché è un tema abbastanza tosto per me. Però in generale non mi stanca essere live, mi diverte, anzi molto spesso mi trovo delle situazioni alternative proprio perché sono in live, che magari se fossi stata da sola non l'avrei fatto perché non avrei avuto il coraggio. Quindi magari adesso con la scusa del sì, lo faccio per il content, mi lancio un po' di più. E sono tornata da questo viaggio sicuramente più stanca, perché ero esausta dalle ore passate a camminare, dalle ore con questo zaino enorme sulle spalle, ore di treno e di spostamenti, perché per arrivare in Slovenia o vai in macchina o devi fare 1000 spostamenti con i treni, con gli autobus. Non so neanche se ci siano voli in realtà, non ho nemmeno guardato. Però sono tornata più determinata, con più voglia di fare cose. Sarà che stare vicino alla natura mi ricarica ogni volta. E anche quel problema con l'editor, che all'inizio mi sembrava una tragedia, poi l'ho risolto. Questa cosa probabilmente mi ha dato un po' di fiducia nel pensare, sai cosa, alla fine i problemi li risolvo. Sì, ok, mi stresso, mi creo 1000 problematiche in testa e mi viene l'ansia, però poi alla fine le cose le risolvo. Quindi la domanda finale è, ti consiglierei di andare in Slovenia? Se tu venissi da me a chiedermi, ha senso andare in Slovenia? Ti chiederei per cosa, sicuramente in primis, ma se hai bisogno di un posto dove cercarti un po' di più, sapendo di essere accolto bene dalle persone attorno a te, sì, assolutamente. E poi c'è questa cosa che vorrei dire senza sembrare troppo poetica, ovvero che la Slovenia magari non mi avrà cambiato la vita, non avrò ricevuto l'illuminazione in Slovenia, però è un posto che mi ha rimesso in asse. E adesso devo semplicemente imparare a mantenere questo livello di nuova attenzione che ho trovato costante nelle prossime cose che farò. Anche perché facendo il ragionamento sul 2025 ho varie cose sulle quali voglio lavorare. Se ti stai chiedendo che cosa ho effettivamente ricevuto dal 2025, ti lascio questo video qua. Ciao!